Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Come avete visto anche dall'immagine principale del video, ora guarderemo come è andato questo 2020 sotto il profilo del mese di dicembre rispetto a quello che è stato il mese di dicembre del 2019 e vedremo complessivamente l'anno come è andato, perché è stato un anno sotto il profilo delle consegne elettriche veramente importante, perché abbiamo visto crescere tantissimo quella è la quota di mercato del mondo elettrico sul mese di dicembre, soprattutto perché c'è stato un boom pazzesco, soprattutto grazie anche ad una vettura italiana che è entrata fortemente in quello che è il mercato elettrico, come dicevamo, ma non voglio farvi troppo spoiler, lo vedrete poi nel seguito del video. Vedete davvero la quota di mercato è incredibilmente cresciuta rispetto al 2019 e davvero possiamo ben dire che la rivoluzione elettrica sta arrivando ad un punto importante anche in questo paese. Siamo partiti in ritardo rispetto ad altri mercati. Non voglio farvi il riferimento alla Norvegia, addirittura superano il 50% delle vendite di solo elettrico sul loro mercato, ma loro sono una categoria a parte, però siamo magari indietro rispetto a quello che è il mercato tedesco, francese e quant'altro, ma davvero quest'anno abbiamo fatto davvero un ottimo risultato. E ora vedremo anche nel proseguo, in tutto quello che è il 2021, grazie anche a quelli che sono gli incentivi nuovi del 40%, guarderemo poi con quella è stata anche la riconferma dei vecchi incentivi, quelli famosi a 10.000 euro, che abbiamo avuto il piacere, se possiamo dire in questa maniera, di usufruirne anche noi per prendere quella è la nostra Opel Corsa. Ma non ci perdiamo troppo nelle chiacchiere, nei dettagli, io posso essere anche un po' prolisso. Andiamo a vedere quella è stata la classifica del mese di dicembre con le varie vetture, con l'aumento conseguenziale che ha avuto rispetto al 2019 per le vetture che erano in vendita anche l'anno scorso, e poi vedere le prime tre del 2020. Andiamo! Al 10° posto di dicembre troviamo la Nissan Leaf, vettura che vedrà nel 2021 affiancarsi quella è la Ariya per cercare di smuovere di più quello che è un po' il mondo elettrico e il proprio peso sul mondo elettrico. Conclude il mese di dicembre con 177 consegne, un bel più 305% rispetto alle consegne di dicembre 2019 che si fermavano a 58. Al 9° posto troviamo quella è la nostra Opel Corsa E, vettura che personalmente trovo perfetta, ma deve vedere di crescere sotto il profilo della capacità produttiva per essere più incisiva su quello che è il mercato. Conclude dicembre con 194 consegne. Essendo una new entry non abbiamo una variazione rispetto al 2019. In 8ª posizione troviamo quella è la Hyundai Kona elettrica, vettura che è da anni ormai sul mercato ma che resta una delle più efficienti davvero del mondo elettrico. Recentemente ha ricevuto anche un restyling che ha lasciato un po' perplessi alcuni, piacevolmente colpiti altri. A me non mi dispiace, sono sincero, non mi dispiace. Conclude questo dicembre con 232 consegne, un più 414% rispetto a quelle erano le 56 di dicembre 2019. Saliamo ancora con la classifica, arriviamo alla numero 7 ed entriamo in quello che è il gruppo Volkswagen con la sua e-up. Vettura che sta riscontrando veramente un notevole successo, vuoi per le dimensioni, vuoi per la grandezza della batteria, che non è affatto male anche come autonomia. Conclude il mese con 366 consegne. Da new entry con questo allestimento di batterie non abbiamo variazioni rispetto a quello era il 2019. Andiamo al 6° posto e rimaniamo all'interno di quello del gruppo Volkswagen con la sua ID3, mezzo che inizia ufficialmente quella è la trasformazione del gruppo grazie alla linea ID. Conclude il mese con 449 consegne, anche lei è una new entry, quindi non abbiamo variazioni di sorta. Andremo a vedere poi nel prossimo proseguo come si piazzerà sul mercato questa nuovissima ID3.
E ora andiamo al quinto posto, dove troviamo la vincitrice del 2019, di tutto il 2019, la ricordate? La Smart Fortwo. In questo mese di dicembre ha consegnato 477 vetture, con un aumento di 199% rispetto alle 239 che aveva consegnato a dicembre 2019. Vedrete poi dove si piazza nel mercato generale di tutto il 2020. A tra poco per vedere dove si piazza. Intanto la mettiamo al quinto posto di dicembre. Saliamo ora a quelli che sono i piedi del podio del mese di dicembre, dove troviamo la nuovissima Renault Twingo. Vettura molto carina, devo essere sincero, perfetta per le città, per le sue dimensioni compatte. Ha consegnato ben 683 vetture in questo dicembre del 2020. Naturalmente, essendo una new entry, non abbiamo variazioni rispetto a quello che è l'anno passato, ma sarò curioso di vedere nel 2021 come si piazzerà, grazie anche ai vari incentivi, grazie al fatto che era appena arrivata, e quindi andremo a vedere nel prossimo proseguo davvero la sua forza nel mercato. Arriviamo finalmente in quello che è il podio di dicembre, dove troviamo una gradita ospite, la Tesla Model 3. Incredibile il risultato che l'azienda di Elon Musk riesce a conseguire anche sul nostro territorio. Consegna nel mese ben 851 vetture. Davvero un ottimo risultato, con un più 285% rispetto a quelle erano le 285 vetture consegnate nel dicembre 2019. Veramente un ottimo risultato. Andremo poi a vedere dove si piazzerà, perché la troverete anche nella classifica generale dell'anno. Brava Tesla! Arriviamo quindi al secondo posto, e la medaglia d'argento del mese di dicembre la consegniamo a quella che è la Renault Zoe, mezzo che l'anno precedente occupava il secondo posto del mercato, diciamo, dell'intero anno, ricordate? Chissà quest'anno dove la troviamo. Conclude il mese, in questo mese di dicembre, con 1153 vetture consegnate, con un più, ragazzi, state attenti, 2956% rispetto alle 39 che aveva consegnato a dicembre 2019. Pazzesco, 2956%, roba da chiodi. Curiosi di vedere quella che è la prima vettura più consegnata nel mese di dicembre? Davvero, diciamo, è un'azienda italiana che piazza davvero un colpo a gamba tesa sotto il profilo del mercato elettrico nazionale. Sarò curioso di vederla nel prossimo anno, io sono convinto che la vedremo ai posti altissimi. Di parliamo? Parliamo della 500 elettrica. La 500 elettrica, come dicevamo, si piazza davvero primissima sul mercato di dicembre, perché ammetto che è un mezzo molto carino e molto intrigante. Sono andato a vederla in concessionaria, ma non sono potuto entrare a causa Covid e non facevano entrare. Sarei stato curioso di vedere se una persona alta 1,93 come il sottoscritto ci entra bene o no. Curiosità, ma insomma avrò modo di vederla nel prossimo futuro. Conclude il mese di dicembre, ascoltate bene, con ben 1549 consegne. Un super risultato. Pazzesco. Avete visto un po', il mese di dicembre è stato scoppiettante, consegne veramente a tutta velocità, con la conclusione della 500e che è stata veramente bravissima di livello. Sono sicuro che nel prossimo futuro, nell'anno che ora stiamo accingendoci a affrontare, il 2021, la vedremo altissima sotto il profilo delle consegne, perché è un mezzo veramente molto carino. Non sono potuto, come dicevo anche prima, riuscire a entrare per curiosità, per vedere con le mie dimensioni dove si andava a parare, ma nel mese di dicembre ha consegnato di più, bisogna essere sinceri, di quanto ha fatto la Opel Corsa e all'interno del mercato nazionale. Quindi Opel, datti una smossa e vedi di produrre a un livello un po' più sostenibile, perché i tempi di consegna bisogna un po' accelerarli. Le consegne sono state 7255 in tutto il mese, con un più 853% rispetto alle 850 vetture consegnate in tutto il mese di dicembre del 2019. Veramente tanta roba. E la quota di mercato del mese di dicembre è stata il 6%. Abbiamo completamente superato quello che è il mondo del metano, così faccio per dire. Il mondo del metano è stato ormai superato dal mondo elettrico.
quindi siamo veramente a una crescita esponenziale del mondo elettrico. Ora andremo a vedere quello che è stato il podio, i primi 3 posti di tutto l'anno, di tutto il 2020, perché abbiamo diciamo delle conferme rispetto a quello che è stato l'anno precedente, ma con numeri totalmente differenti e con veramente aumenti veramente importanti di consegne, quindi sono veramente contento di questo e super positivo per quello è l'anno che ci accingiamo a affrontare. Ce la posso fare. Andiamo a vedere, ragazzi, andiamo. Al terzo posto troviamo la Tesla Model 3. Sarà curioso di vedere nel 2021, quando entrerà la Model Y, come si piazzerà la M3, per vedere se si affiancherà o se magari gli ruberà quote di mercato. Comunque sia, nel 2020 ha consegnato ben 3.352 vetture, con un più 172% rispetto alle 1.945 vetture che aveva consegnato in tutto il 2019. Brava azienda di Elon Musk. Al secondo posto troviamo la Smart Fortwo. La leader di quello che era il mercato del 2019, come vi ricordate bene, lascia lo scettro di regina italiana per scendere di un gradino. Consegna comunque di livello, con 3.770 vetture consegnate e un più 160% rispetto alle 2.359 vetture che aveva consegnato in tutto il 2019. Comunque sia un ottimo risultato. E finalmente giungiamo in quella che è la vetta della consegna del 2020, dove troviamo la Renault Zoe, vettura che ha veramente ben figurato in tutto quello che è stato l'anno 2020. Primeggia con ben 5.470 vetture consegnate e un più 250% rispetto alle 2.181 vetture che aveva consegnato in tutto quello del 2019. Veramente un grandissimo risultato. E per concludere quelli che sono i dati di tutto quello che è stato il 2020, abbiamo avuto 32.538 vetture consegnate, compresa anche la nostra, la voglio aggiungere e metterci un puntino sopra, con più 307% rispetto alle 10.577 vetture del 2019. Attualmente siamo al 2,3% delle quote di mercato di tutte le vetture vendute in questo paese, ma aumenteremo. Sì ragazzi, aumenteremo forte, questo grazie agli incentivi, questo grazie al vostro interesse, al nostro comune interesse verso quello che è il mondo elettrico. Questo perché il mondo elettrico ha bisogno di tutti noi, di tutti quelli che sono gli appassionati, i proprietari, come in questo caso siamo anche noi, per cercare di spiegare quanto è bello, quanto è piacevole guidare in elettrico, quanto è bello non inquinare a giro per le nostre città e quanto è bello davvero il silenzio, il piacere di guidare una vettura a zero emissioni, le zero vibrazioni, la possibilità di sentire davvero la radio senza nessun disturbo, di stare fermi a aspettare la moglie che magari è andata a comprare 2 bischerate o è andata magari dal parrucchiere, siete fuori ad aspettarla in macchina, con la macchina accesa, con diciamo pronti per partire, senza il borbottio, senza andare a inquinare, senza andare a rompere le scatole a destra e manca. Quindi io credo siano cose veramente importanti, oltre al fatto che grazie a lei la Wallbox si riesce a risparmiare tantissimo su quello che è il consumo chilometrico. E poi andremo a vedere un pochino quante sono state le spese, perché ora nel mese di gennaio andremo a vedere, non so, la bolletta arriverà a marzo, quanto è stato il consumo di questa vettura e quanto si è pagato a chilometro. Su 100 km almeno potrete fare un po' i vostri conteggi su quanto possa convenire questa scelta. Poi con tutti gli incentivi che ci sono, ragazzi, sarà ancora più facile arrivare a conclusione. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, è sempre un piacere stare qui con voi a parlare di vetture elettriche, io ci potrei stare ore assolutamente. Io ancora vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un bellissimo 2021, possibilmente elettrico per tutti voi, o quantomeno cerchiamo tutti di fare la nostra parte con i piccoli gradi, magari con la fornitura 100% green per quello che riguarda la nostra diciamo fornitura casalinga. Per quelli possa essere qualche lavoretto che si può fare, magari 2 pannelli fotovoltaici, magari cercare di capire se questo 110% può fare al caso vostro. Io vi posso consigliare, ragazzi, per quanto riguarda il mio immobile, noi abbiamo messo quello del capoto termico, vi posso assicurare con doppi vetri, vi posso assicurare
che riuscite a stare benissimo con 18 gradi in casa senza accendere il riscaldamento. Quindi se voi guardate quanto è il vostro consumo di riscaldamento che avete durante quello è tutto l'anno, vi posso assicurare benissimo che avrete un risparmio enorme. E quindi diciamo essere green, essere diciamo attenti a quello dell'ambiente vi porta anche a forti risparmi in bolletta. E quindi non guardate semplicemente al fatto ambientale, solamente ambientale, perché è una cosa importantissima, però deve andare di pari passo con quello che diciamo anche a livello economico. E vi posso assicurare che siccome è la scelta giusta anche a livello economico. E quindi anche perché uno fa la scelta giusta deve ritornare diciamo a 360 gradi. E ragazzi, non si torna indietro dalle vetture elettriche e dalla sostenibilità ambientale, perché è un qualcosa che fa bene a tutti, anche a noi stessi. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e noi ci vediamo sempre qui su Marco Elettrico per andare a scoprire quelle che sono le vetture elettriche, le nuove soluzioni per l'ambiente, gli incentivi statali e quant'altro, sempre qua su Marco Elettrico. Un bacione a tutti e sempre Forza Elettrico, sempre Forza Elettrico, un mantra per tutti. Un bacione ragazzi, alla prossima, ciao!